Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi partiamo da una domanda che sembra quasi un paradosso, ed è: i mercati finanziari amano la guerra? Per capirlo andiamo ad analizzare un interessantissimo paper economico di Massimo Guidolin ed Eliana La Ferrara, intitolato proprio "I diamanti amano la guerra?". È un'analisi affascinante che cambierà radicalmente il modo in cui pensiamo al rapporto tra settore privato e instabilità geopolitica. Insomma, entriamo nel vivo. Ecco la mappa della nostra analisi di oggi. Esploreremo prima il paradosso della pace, per poi calarci nel mercato dei diamanti in Angola. Analizzeremo quindi la reazione del mercato, le 4 cause economiche che ci stanno dietro e per finire le conseguenze di tutto questo. Punto primo, il paradosso della pace. O in altre parole, pace è sempre uguale a profitto. Immaginate la situazione. Normalmente diamo per scontato che la pace sia ottima per gli affari, no? Dopotutto la guerra distrugge le infrastrutture e terrorizza gli investitori. Ma questo ci porta alla domanda centrale di oggi. Cosa accade ai prezzi delle azioni delle compagnie minerarie se una guerra civile finisce di colpo? La logica ci suggerirebbe un'euforia immediata dei mercati. Tutti comprano, le azioni volano. Eppure, tenetevi forte, i dati ci raccontano una storia completamente diversa. E infatti, mentre il nostro istinto ci dice che i prezzi dovrebbero salire grazie alla stabilità ritrovata, la reazione reale dei mercati, registrata in Angola nel 2002, mostra letteralmente l'opposto. I prezzi crollano. Un vero e proprio tombo. Questo ci fa capire che, la teoria economica spesso deve fare i conti con una realtà sul campo molto più cinica. Passiamo al secondo punto, il nostro caso studio, il mercato dei diamanti in Angola. Per comprendere questa strana anomalia, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e calarci nel contesto di questa complessa guerra civile. 1992 si tengono le elezioni nazionali. 1994 viene firmato il protocollo di Lusaka. Sembra fatta, vero? E invece nel 1998 il processo di pace collassa inesorabilmente e si torna a combattere. Poi, all'improvviso, lo spartiacque. Il 22 febbraio 2002 muore in un'imboscata Jonas Savimbi, il carismatico leader del movimento ribelle. La sua scomparsa, di fatto, segna la fine improvvisa e inaspettata del conflitto, spazzando via ogni incertezza sul futuro del paese. Un evento perfetto per capire la reazione del mercato. E qui arriva il genio dei ricercatori. Per isolare finanziariamente l'impatto di questa pace scoppiata all'improvviso, lo studio utilizza un metodo comparativo davvero rigoroso. Creano 2 gruppi. Da una parte un portafoglio angolano che include 7 compagnie di diamanti già operative sul territorio. Dall'altra un portafoglio di controllo formato da 42 compagnie identiche in tutto e per tutto ma senza alcun interesse in Angola. A cosa serve? Semplice, a escludere che le variazioni dei prezzi siano dovute a normali fluttuazioni globali del mercato dei diamanti. Il che ci porta al terzo punto della nostra analisi, la reazione del mercato all'annuncio della pace. Qual è stata quindi la risposta in borsa? Se guardiamo i dati nudi e crudi, proprio come riportati nella tabella 1 del paper, notiamo qualcosa di incredibile. Nei giorni esatti in cui muore Savimbi, il portafoglio delle aziende che operano in Angola registra un calo netto drammatico. Al contrario, o meglio, quasi a farsi beffe della situazione, il portafoglio di controllo registra dei guadagni. In pratica, i mercati hanno interpretato la fine della guerra come una pessima notizia per chi faceva affari lì. 27 punti percentuali. Questa è l'enorme differenza netta di rendimento tra il gruppo di controllo e il portafoglio angolano, registrata proprio nel giorno in cui la notizia è diventata pubblica. Una singola cifra che ci sbatte in faccia quanto la fine della guerra abbia danneggiato il valore percepito di quelle società. Siamo al quarto punto, le cause economiche dietro questo crollo. Ovviamente la domanda sorge spontanea: perché mai accade tutto questo? I ricercatori non si sono limitati a osservare il dato, ma hanno isolato 4 ragioni strutturali. 1. Il crollo delle barriere all'ingresso. 2. L'aumento del potere del governo. 3. La fine di una guerra dei prezzi. E 4. Nuovi standard di trasparenza. Vediamoli uno per uno. Primo fattore. Per quanto sia brutto dirlo, la guerra civile agisce come una gigantesca barriera all'ingresso. Operare in una zona di conflitto richiede investimenti pazzeschi in sicurezza privata e una tolleranza al rischio che poche aziende possiedono. Questo protegge le compagnie che sono già lì. Una pace improvvisa, invece, fa cadere questa barriera e annuncia l'arrivo di una valanga di nuovi concorrenti pronti a prendersi la loro fetta di torta in un paese ora pacificato.
Passiamo alla seconda causa, gli equilibri di potere. Durante la guerra il governo deve competere con i ribelli per il controllo del territorio, ma una volta finito il conflitto, lo Stato riacquista un monopolio assoluto e totale sui diritti minerari. E per le compagnie straniere questa è una doccia fredda. C'è il terrore concreto che il governo, ora senza rivali, imponga costi di licenze esorbitanti o che decida di rinegoziare unilateralmente i vecchi contratti a proprio favore. Terzo punto, e questo è forse il più crudo, la fine della cosiddetta guerra dei prezzi. La pace chiude per sempre i battanti al mercato nero gestito dai ribelli, che in passato svendevano i diritti diamantiferi semplicemente perché erano disperati e avevano bisogno di soldi per comprare armi e in fretta. Pensate che prima alcuni operatori pagavano somme ridicole, a volte anche solo $250, per ottenere dai ribelli enormi diritti di prospezione. Con la pace questi sconti da incubo spariscono del tutto. Quarto e ultimo fattore, la trasparenza. La pace porta inevitabilmente l'attenzione della comunità internazionale sul paese. Finché c'è la guerra, lo stato d'emergenza è la scusa perfetta per non avere bilanci trasparenti, creando un ecosistema ideale per affari poco limpidi ma enormemente redditizi. Con la fine delle ostilità, scatta la pressione internazionale per regolarizzare il settore e addio zone grigie. E per dare un po' di colore e contesto umano a tutti questi numeri, c'è una citazione del giornalista e dissidente angolano Rafael Marques, che colpisce dritto al punto. La fine della guerra in Angola significa che in questo momento l'istituzione principale del paese è la corruzione. Una frase tagliente, che ci ricorda esattamente in che razza di palude normativa ed etica si muovevano queste dinamiche aziendali nel dopoguerra. Eccoci arrivati al quinto e ultimo punto, le conseguenze di questa scoperta. Arrivare alla fine di questa analisi significa dover fare i conti con una realtà profondamente scomoda. Pensiamoci bene, se le grandi compagnie che già operano in un paese devastato dal conflitto ottengono dei tangibili benefici finanziari dal fatto che la guerra continui, quale reale incentivo avranno mai per usare la loro enorme influenza politica al fine di promuovere la pace? È una domanda pesante, me ne rendo conto, ma è un interrogativo che ci costringe a guardare oltre la superficie e a capire fino in fondo le oscure e fragili dinamiche che controllano le risorse del nostro pianeta.